Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche spirituali per il primo semestre del 2024. Quale sarà l'evoluzione nella crescita interiore della Vergine? Imperatore, molto bene. Parliamo di stabilità, ragazzi. Quando c'è l'imperatore si parla di potere economico, di qualche cosa che è stabile, che è duraturo. Si parla di un ruolo anche, molte volte, o di una questione legata alla paternità o a un padre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Vi avviso che usciranno poi ancora 2 video per il primo semestre del 2023, scusate 4, e uno è sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e l'economia. Allora partiamo con un 4 di coppe. Il giudizio, non male, la stella, l'eremita, asso di spade, 4 di spade e 7 di coppe. Ragazzi, partiamo da questo 4 di coppe. Il 4 di coppe è la carta che io chiamo della cecità. In questo primo semestre del 2024 sarete proprio chiamati a elaborare una sorta di cecità che avete in uno o più settori della vostra vita. Vi dico questo perché poi abbiamo anche la carta del giudizio, che è la carta del risveglio spirituale, la carta di qualcuno che inizia a vederci chiaro. Le cose si vedono da un altro punto di vista, da una prospettiva più ampia. C'è da dire che è come se ci fosse un momento di comprensione, però c'è ancora da studiare, da capire come poter, diciamo, fare per migliorare quei lati che fino adesso non avevate visto e che adesso inizierete a vedere. Partiamo dal 4 di coppe. Eremita che avete già qui. E forza. Qui si tratta di lavorare il vostro coraggio, la vostra forza interna, dare un giusto spazio, dare un giusto valore a quello che è la vostra verità, a quello che volete, a quello che sentite essere in linea con voi. Andiamo a vedere il giudizio. Imperatore nuovamente e 4 di pentacoli. Considerato che qui l'imperatore è a testa in giù e qui l'imperatore è a testa in su, ho come l'idea che si debba cambiare il punto di vista per quello che riguarda le questioni pratiche, le questioni fisiche,
le questioni materiali. O ci sarà come una maggior comprensione. Può anche essere un riferimento alla maggior flessibilità che dovrete lavorare. Però comunque quando c'è la carta del giudizio si fa sempre riferimento a qualche cosa che rinasce, a una nuova attitudine. E qui sì che c'è qualche cosa che ha a che vedere con la materialità, può essere il soldo in sé, oppure anche una casa, ragazzi, potrebbe anche esserci qualche cosa inerente a una casa che magari vi fa fare un salto di qualità. È una zona dove voi vi sentite protetti, diciamo. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 2 di bastoni, un cavaliere, no scusate, un asso di spade, un cavaliere, no scusate, una sacerdotessa e un cavaliere di coppe. Volevo assolutamente dirvi che avete un cavaliere di coppe, ok? Quindi può arrivare un'offerta, una comunicazione, perché comunque questo è un asso di spade e ce l'avete già qui. Ho l'idea che potrebbero aprirsi dei nuovi orizzonti. Magari non li vedete all'inizio del semestre, magari li vedete un po' più in là, però ho come la sensazione che questa vostra visione un po' più globale delle cose vi faccia appunto entrare certe comunicazioni, certe visioni, certe offerte, certi progetti. Diciamo che il punto qui è puntare l'obiettivo, puntare il centro del bersaglio, capire che cosa volete. Ed è per quello che c'è l'eremita, perché vi suggeriscono una fase di isolamento proprio per capire che cosa è in linea con voi, che cosa non lo è più, che tipo di vita sognate, che cosa vorreste di più rispetto a quello che avete adesso. Perché qui parla anche di stabilità, non solo economica, ma anche personale, una stabilità emotiva, una stabilità anche mentale certe volte. Andiamo a vedere l'eremita. Otto di coppe, che è l'arcano minore dell'eremita, e 2 di coppe. È come se aveste bisogno di trovare un modo per mediare. La carta dell'eremita vi invita a questo viaggio interno, a questa autoanalisi, a questa introspezione. Può anche essere proprio un periodo di isolamento, una quarantena o cose per lo stile, un momento, diciamo, dove magari vi rinchiudete in casa, non volete vedere nessuno, oppure andate a farvi un giro fine settimana in montagna, sparite, lasciate a casa il telefono, proprio per trovare un punto di incontro, direi con voi stessi, con la vostra verità, perché anche qui avete l'asso di spade ed è proprio una carta che fa riferimento alla verità che si tira fuori, che si parla. C'è bisogno di fare questo lavoro interno. Andiamo a vedere l'asso di spade. Due sette, sette di bastoni e sette di spade. Ho la sensazione che non vi sentiate abbastanza scaltri in tutto questo da poter affrontare la situazione. È per quello secondo me che avete una sorta di attaccamento alla zona di comfort, però vi dico che è una vostra idea, cioè nel senso ci sono effettivamente delle cose, delle verità che verranno a galla, che daranno un ordine ai vostri pensieri, ma sento anche che c'è qualche cosa che nasconderete. Non tanto agli altri, o magari sì, ma potrebbe essere a voi stessi proprio. E che siete in una fase di risveglio, quindi le cose giustamente vengono a galla dopo questo tipo di lavoro.
Quindi prima c'è la comprensione, l'osservazione, poi c'è l'introspezione, poi c'è la verità, il percorso di guarigione che qui vediamo con il quattro di spade. Però sento che dovete guarire una sorta di avidità e sì che può essere materiale, magari, magari per esempio vi faccio un esempio, quando ci sono persone che quando hanno un vuoto emotivo, cioè magari vorrebbero qualcosa di più a livello emotivo, si sentono sole, tendono a comprare, a fare shopping, diciamo a coprire, a riempire quel vuoto con qualche cosa di materiale. E qui è un po' quello il senso. Andiamo a vedere il 4 di spade. Torre. Sì, cambia il modo di vedere le cose qui. Certe sicurezze potrebbero cascare con la torre, certi modi di pensare, certe zone di comfort mi verrebbe anche da dire, perché il 4 di spade è sempre una carta che parla di qualcuno che va in un centro olistico piuttosto che in un monastero, va in qualche posto per rigenerarsi. E qui la rigenerazione soprattutto a livello psichico, infatti poi cadranno delle certezze per darvi la possibilità di espandere. C'è la carta dell'imperatrice, è una carta che parla di creazione e tenete presente che avete imperatore e imperatrice. Temperanza, temperanza? No, per adesso non è ancora uscita. Andiamo a vedere 7 di coppe. 10 di denari. E 5 di denari. Guardate, sono l'espressione di quello che vuol dire il 7 di coppe. Ci sono delle possibilità nuove che si aprono, giustamente c'è una gestazione, qui si vede molto bene, la carta dell'imperatrice è raffigurata come una donna incinta, quindi c'è la gestazione di qualche cosa di nuovo. Dopo la torre arriva questa rinascita, questa ricostruzione che vediamo anche lì con il giudizio. Però queste possibilità che si aprono, qualcuna è produttiva, porterà a un 10 di pentacoli, porterà all'unione, porterà a un contratto, una stabilità, qualche cosa che dura nel tempo. Qualche altra possibilità invece è meno positiva, potrebbero essere degli investimenti anche di tempo, cioè voi investite tempo in un progetto o in una relazione, quindi è una carta di perdita il 5, quindi potrebbe essere appunto una perdita di tempo, una perdita monetaria, visto che comunque qui una sorta di attaccamento alla moneta lo vediamo, ce l'abbiamo. Ripeto, può essere moneta, zona di comfort, attaccamento a un lavoro, per qualcuno una casa, è un attaccamento, definite voi a che cosa, fondamentalmente, ok? Però ecco, la linea che un po' sento è riscoprire se stessi. Qui avrete questo momento per poter, per poter analizzare, per poter vedere, per poter rendervi conto di che cosa vuol dire per voi stabilità, a che cosa vi siete attaccati, che cosa vi fa sentire protetti e che cosa invece non vi dà stabilità, che cosa è una falsa stabilità. Quindi magari all'apparenza è una cosa che funziona bene, tipo il lavoro, vicino a casa, ben pagato, però perché non vi dà stabilità? Perché non vi fa sentire tranquilli durante l'orario di lavoro, perché magari avete un capo stressante che vi sta sempre col fiato sul collo, i colleghi sono antipatici, insomma, definite e lo farete attraverso questo momento di eremita. Tenete presente che è una fase di studio, è vero, ma è anche una fase dove dovete capire che cosa volete, dovete ehm, affidarvi di più al vostro intuito, mi viene da dire, perché qui avete anche la carta della sacerdotessa, eh? È come se vi venisse data la possibilità di vedere nel lungo periodo che cosa potrebbe succedere. Difatti qui le possibilità sarete in grado di valutarle, sia quelle positive che quelle meno positive.
Il punto è che dovete tagliare, dovete far venire a galla un qualche tipo di verità che secondo me ha a che vedere con questa zona di sicurezza, con questa storia inerente alla praticità, a qualche cosa di materiale. Però ho anche l'idea che qualcuno non si senta abbastanza abile, scaltro, furbo nel gestire questa situazione da solo. Però in realtà si tratta semplicemente di cambiare, per qualcuno è un cambio di residenza. L'ho sentito adesso così qui. Scusate, il cambio di residenza appunto per permettervi di crescere, di gestare nuovi progetti, appunto per permettere a questo 7 di coppe di arrivare, di far entrare nuove possibilità nella vostra vita. Sono anche nuove possibilità di guarigione. Ripeto, è tutto focalizzato su una vostra maggior struttura caratteriale, su un vostro potere personale. Si tratta di staccarvi da quello che è una certa materialità e di puntare a un obiettivo più in linea con il vostro sé interiore. Date retta al vostro intuito, perché è quello che potrebbe aiutarvi in questo periodo anche a farvi venire delle nuove idee, a farvi vedere cose che fino adesso non, appunto, non siete riusciti a vedere. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo di che cosa vogliono ancora parlarvi. Carta numero 22. Anche qui parla di un cambio di luogo, quindi effettivamente per qualcuno potrebbe essere un cambio di casa a livello fisico o anche un viaggio. Il viaggio lo rivediamo qui comunque. Questo spostamento o questo viaggio che sia è come se fosse un viaggio, diciamo, mandato per destino, mandato dall'universo, perché questo tipo di percorso vi serve per far evolvere la vostra anima, per fare un lavoro di tipo interno, per migliorare fondamentalmente. Guardate, e poi abbiamo carta numero 9 che parla della guarigione del cuore, ok? Quindi qui abbiamo, infatti qua avevate l'imperatrice che parla di un amore materno, no? Un amore, diciamo, che abbraccia. E qui appunto si parla di accettazione, di amore, ma anche di romanzo. E in effetti ragazzi avete un cavaliere di coppe, avete un 2 di coppe, cioè ci potrebbe essere una componente affettiva che vi dà questo input, questa spinta, se vogliamo, per, ehm, per calibrare, per conoscervi meglio. Sapete, è come quando si parla con qualcuno e questo qualcuno ci dice, ah no, ma tu sei così. E voi, ma davvero sono così? Tipo quando uno non si rende conto di com'è e quindi è come se ci fosse bisogno di qualcun altro che ci fa un po' da specchio, che ci dice certe cose. È una persona alla quale piace il tè al bergamotto. Questo mi è arrivato così, lo dico, qualcuno può risuonare, qualcuno no, ok? Bene, amici della Vergine, è una lettura interessante, è un po' come se iniziaste a togliervi la benda dagli occhi, iniziaste a chiedervi io, per me, cosa voglio, cosa mi fa sentire stabile, cosa invece, che obiettivi sto perseguendo solo perché magari è quello che gli altri si aspettano da me o perché è quello che mi hanno sempre insegnato essere l'obiettivo. Va bene, spero che comunque qualche spunto, un po' di ispirazione perlomeno la stesa ve l'abbia data. Fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!